Onegaishimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi un video particolare per due motivi. Il primo, è tornata a trovarci Daniela. Daniela dovrebbe salutare. È tornata a trovarci Daniela e per lei ho una sorpresa. Qualche mese fa abbiamo ordinato una custom katana. Cos'è una custom katana? Ci siamo praticamente fatti costruire una spada per averla qui al dojo, ma non ci siamo fatti costruire una spada normale, ci siamo fatti costruire una O-katana ed eccola qua, è arrivata. Quindi oggi andiamo a vedere la spada che abbiamo ordinato, parleremo un po' di questa splendida spada e della sua storia e faremo qualche test di estrazione e di taglio per vedere se la spada è efficace. Ma tutto questo dopo la sigla. Bentornati ragazzi sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti è completamente gratuito, non è monetizzato, non c'è bisogno di sottoscrivere nessun abbonamento, il canale è 100% gratuito, fatto da degli amanti delle arti marziali per tutti voi amanti delle arti marziali. Se volete aiutarci a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessuno dei miei video, lasciate like, condividete i video, ma soprattutto lasciate un commento, perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Leggo e rispondo tutti i vostri commenti. Andiamo con il video di oggi. Abbiamo commissionato questa spada direttamente dalla sezione custom del sito di Yari no Hanzo. Abbiamo ordinato questa spada secondo alcune caratteristiche, alla fine vi dirò quanto è costata questa spada, ma prima andiamo un po' a parlare di questo meraviglioso modello della O-katana, che era la spada gigante del Giappone. L'Odashi, la spada gigante giapponese, non rappresenta un caso unico nel suo genere. Esistono infatti altre versioni provenienti da altri paesi, si può citare ad esempio il caso cinese, la Zanmadao o Miao Dao. Speriamo di averle pronunciate bene. Qui sotto lasciamo un video del nostro maestro che segue il canale e che saluto, il maestro Michele Rubino, all'opera proprio con la versione cinese della spada gigante di questa spada qua. Oppure esiste anche un caso più vicino a noi, la Zweihänder tedesca, che era anche questa una spada che l'unica differenza è l'impugnatura, ma la lama assomiglia veramente a quella della spada giapponese che stiamo per vedere. L'utilizzo dell'Odashi divenne diffuso a partire dal 1185. Prima di allora infatti si era preferito adottare come armi lunghe la naginata. Ventina frase, un quarto d'ora. La Odashi fu così introdotta, ma visto che la lama era più lunga di 1,50 m, tantissimi samurai avevano difficoltà ad estrarre questa lama e poi avevano anche difficoltà ad usarla in combattimento. Ricordiamo infatti che a quei tempi lì i giapponesi erano di media intorno al 1,50 m, non avevano una corporatura robusta e quindi usare una di queste spade in battaglia risultava veramente difficile. Quindi le armi lunghe venivano sempre preferite a questa spada, che era per pochi samurai riuscivano a maneggiare questa spada qua. È curiosa la storia di Uesugi Kenshin, che infatti cercò di raggruppare dei samurai che fossero degli uomini che fossero alti almeno 180 cm, almeno 1,80 m, e praticamente a loro venne insegnato l'arte, venne tramandata l'arte di usare la Odashi. Ora dovete pensare che un esercito di uomini di 180 cm, mentre l'altezza media era di 1,50 m, che sfoderavano e usavano spade con delle lame lunghe più di 1,5 m, apparivano come un esercito di veri e propri giganti. La lunghezza della lama dell'Odashi la rendeva sempre più difficile
difficile da maneggiare, ed è per questo motivo infatti che il suo utilizzo si spostò da lama da utilizzare in battaglia a oggetto di regali. Un prestigioso regalo da donare, perché costruire una di queste spade era veramente difficile, era veramente costoso, perché comunque le forge erano tutte, diciamo, convenzionali, erano tutte tarate per realizzare delle spade normali, e anche affilare una spada del genere era una cosa veramente difficoltosa. Quindi una spada, una ogatana, sarebbe costata veramente tantissimi soldi, ed ecco che dandola in regalo ne avrebbe aumentato il valore, perché chi la riceveva sapeva che era un oggetto dove il fabbro aveva dovuto veramente lavorare sodo per portarla a termine. Visto il peso e la lunghezza della spada, naturalmente era più facile, era più maneggevole utilizzarla con colpi che partivano dall'alto verso il basso, sfruttandone comunque anche il peso. Certo, era molto difficile invece portare dei colpi che andassero dal basso verso l'alto oppure laterali, anche se la lunghezza e il peso della spada erano tali, sono tali, che potevano sbilanciare comunque un samurai, e addirittura data di punta, visto la grandezza, lo spessore della lama e la sua durezza, poteva tranquillamente bucare un'armatura e rendere praticamente inutile la protezione per il samurai. Bene, allora io direi, Daniela, di andare a aprire la spada. Io naturalmente quando è arrivata già ho visto, l'ho guardata per vedere se era tutto a posto, tu ancora non l'hai vista. Andiamo ad aprire la spada, guardiamo e poi andremo a fare questi piccoli test. Faremo un test per vedere come la spada veniva o poteva essere portata, un'estrazione, come poteva essere estratta la spada portata a fianco rispetto che invece portata a mano, quali tecniche di colpo si potevano usare con questa spada, e alla fine faremo un taglio per vedere la potenza di questa spada qua. Andiamo ad aprirla? Sì. Andiamo ad aprirla. Bene, abbiamo la nostra ogatana, come potete vedere è una spada bella grossa, anche se la mettiamo accanto a una spada normale, vedete già. Andiamo Daniela, dai, andiamo a vedere che cosa ci hanno realizzato. Ok, allora l'unica cosa, mi sono dimenticato di portare la bilancia per vedere quanto pesa, però dovremmo essere tranquillamente intorno al 1,4 kg, forse anche qualcosina di più. Comunque come la trovi, Daniele, come la senti? Beh, naturalmente, come si può immaginare, insomma, è un po' più pesante rispetto alla spada che usiamo di solito, ecco, almeno che uso io di solito, è un pochino più pesante, e immagino sarà un po' più complesso per tagliare, insomma ci si dovrà un po' adattare, diciamo. Hai paura del test di taglio, Sì. Però prima dobbiamo vedere come la possiamo estrarre, che anche quello non è facile. Beh ragazzi, adesso andiamo con la prima prova, andiamo a vedere come la spada veniva portata e poi proveremo a vedere come potevamo estrarla. Andiamo a vedere. Ok ragazzi, intanto guardiamola un po' più da vicino. Azzuca veramente lunga, naturalmente, perché
la spada importante, ed eccolo qua. Ok, andiamo a vedere 3 modi che venivano usati per portare e sfoderare la lama quando non veniva portata al fianco. Il primo modo era quello di portarla a fianco normalmente con la mano in questo modo qua. Ok, da questa posizione era abbastanza facile sfoderare la spada. Ok, come vedete, ripetiamo. Il segreto stava qua, portando la spada a fianco, non essendo incastrata, diciamo, nell'akama, la mano sinistra poteva tirare molto meglio via il saya e la spada, ecco qua, che usciva agevolmente. Bene, andiamo a vedere il secondo modo che potevamo usare per portare questa spada. Il secondo modo era appoggiata sulla schiena, in questo modo qua. In questo modo qua la spada veniva portata sostenendo il peso, perché comunque portare la spada non era facile, visto appunto che pesava abbastanza, e anche in questo caso, anche se non è così facile, l'estrazione è abbastanza veloce. Vediamo un po' l'estrazione, Daniela. Vedete, il sai andava via e di nuovo la spada veniva in un solo istante estratta. Un altro modo era questo, la spada su tutte e due le spalle, e anche in questo caso la mano sinistra andava a estrarre il saya mentre la destra portava via la lama, e anche in questo caso qui in poco tempo potevamo estrarre velocemente la spada. Ok Daniela, sei pronta? Adesso proviamo il secondo test. Come potevamo estrarre la spada avendola però questa volta a fianco? Sei pronta? Speriamo. Quindi la spada veniva riposta nella sua posizione. In questo caso era abbastanza difficile estrarre la spada, perché naturalmente non si poteva portare il saya indietro più di tanto, proprio perché la stoffa ne impediva il movimento, e quindi tutto il lavoro doveva essere fatto dalle spalle, dal corpo, dalla fluidità e naturalmente dalla sapienza e dalla preparazione che il samurai aveva, e che naturalmente Daniela ha, essendo una delle nostre insegnanti. Adesso proviamo 2 estrazioni, un giunte, l'estrazione diritta, e poi proveremo sakate, l'estrazione inversa. Andiamo adesso all'estrazione in sakate. Facciamo vedere Daniela che è l'estrazione inversa, quindi andavamo a prendere la spada in questo modo qui, con questa impugnatura inversa, che è un'estrazione, soprattutto per una spada di queste dimensioni, veramente difficile da fare. Andiamo a vedere l'esecuzione. E anche in questo caso vedete la nostra Daniela è bravissima ad estrarre la spada. Taglio Daniela, guarda qua cosa ti ho preparato, una serie di 2 tavolette da un paio di centimetri di legno, dove andremo a fare il nostro test di taglio. Sarebbe stato per una spada del genere troppo facile tagliare un ananas, un cocomero. Andiamo a vedere se dobbiamo subito rimandare indietro la spada oppure come se la cava. Appunto, noi speriamo che sia questa spada, sappiamo che è di qualità altissima e quindi non dovrebbe aver problemi a fare questo tipo di taglio. Ok, non so, io ho visto da vicino, ha fatto l'effetto ascia, praticamente hai aperto e distrutto il legno, che comunque è un ottimo esempio di come poteva aprire un elmo,
perché il colpo era abbastanza potente, ma Molto. sì, ma non hai colpito troppo forte in realtà. No, perché insomma il peso della spada fa tanto, insomma, fa buona parte del taglio, ecco. E quindi il test è riuscito. Approvato. Torniamo in postazione. Bene ragazzi, torniamo alla nostra postazione dopo aver fatto il test. Insomma, Daniela, come ti sembra questa spada? Inizialmente un po' difficile, diciamo, da maneggiare, perché comunque sia la lunghezza sia il peso, insomma, sono differenti da una spada, diciamo, standard, però potente, veramente potente. Ci sentiamo veramente potenti con una spada del genere. Allora, come vi ho detto all'inizio, adesso vi dirò quanto è costata la realizzazione di questa spada. Abbiamo commissionato questa spada dal sito di Yari no Hanzo. Prima che qualcuno magari qui sotto viene a scrivere, noi non abbiamo preso un soldo da Yari no Hanzo, noi abbiamo semplicemente commissionato questa spada. Ci sono voluti all'incirca 4 mesi e mezzo, insomma 5 mesi per averla. Se visitate la sezione custom del sito di Yari no Hanzo potrete realizzare la spada dei vostri sogni. Naturalmente vi fa vedere tutto il materiale e tutte le cose che potete fare con la vostra spada. Abbiamo scelto di fare un design abbastanza sobrio, minimale, anche nella zuba, una zuba semplice, proprio naturalmente per cercare di abbassare i costi, ma naturalmente anche per contenere il peso della spada, perché naturalmente aggiungere tante cose lavorate in un certo modo fa anche aumentare il peso, mentre invece la spada deve essere maneggiata con velocità, e quindi appesantire la spada non mi sembrava il caso. Bene, la spada in questione, il progetto in questione è venuto 1240 euro, una cosa del genere. Poi naturalmente dipende tante cose ragazzi, se volete una zuba lavorata, personalizzata con un simbolo che a voi piace in particolar modo, se volete un sagheo di alta qualità, insomma ci sono tante cose che fanno andare su il prezzo della spada, ma quello che a noi interessava era di avere un oggetto valido da poter maneggiare durante gli allenamenti. E questa è la nostra spada. Sei soddisfatta Daniela? Sì, decisamente sì. Bene, adesso avrai tutto il tempo di provarla a lezione. Beh ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo episodio, spero che vi sia piaciuto questo test che abbiamo fatto della nostra nuova spada. Noi salutiamo Daniela che è tornata a fare questo video con noi per l'occasione, e ricordate di iscrivervi al canale ragazzi, condividete i miei video, lasciate like, ma soprattutto partecipate alla community, lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!